Nuovo video e oggi questo video è per farvi vedere che è arrivato proprio il momento di consegnare la nostra 500, nostra per modo di dire perché è il leasing, la consegniamo e quindi prima di consegnarla bisogna pulirla ben bene tutta e poi andremo a prendere la prossima macchina. Ecco mio marito che sta pulendo ben bene la macchina e poi appunto andremo a prendere la nuova macchina e ovviamente vi porterò con noi, ma vi parlerò in questo video anche dell'esperienza che abbiamo avuto con questo leasing, con questa 500 elettrica e dettaglio da non dimenticare. Ma adesso, mentre lui pulisce, sapete cosa? Noi passiamo alla sigla e iscriviti al canale, like, iscriviti! Let's go! Eccomi qua! Buon mercoledì a tutti! Oggi voglio parlarvi della mia esperienza, della nostra esperienza che ormai si sta concludendo con il leasing e la macchina elettrica. Sono due esperienze che abbiamo fatto nello stesso momento. La nostra prima macchina presa in leasing, la prima esperienza con il leasing appunto. E com'è stata? Allora, intanto voglio parlare della macchina elettrica. La macchina elettrica devo dire che è veramente conveniente perché io adoro il fatto che guido e non sento questo rumore del motore, è proprio silenziosa e piacevole da guidare. E cos'altro? Costa di meno perché appunto la carichiamo e i consumi che avevamo prima per fare lo stesso tragitto che facciamo spendevamo 50 euro di benzina a settimana, adesso no, forse tutto il mese spendiamo una cosa come tra i 5 e i 10 euro mensili ogni volta che la carichiamo appunto in maniera elettrica. Quindi esperienza fantastica, però ovviamente le macchine elettriche costano anche proprio acquistarle e abbiamo deciso di rivolgerci a una formula leasing perché prima di tutto perché eravamo stanchi del fatto dei vari appuntamenti che bisogna avere quando si ha una macchina, quindi cambiare le ruote, se c'è un problema la macchina, il motore, questo, le luci. Ogni volta che c'è qualche problema bisogna semplicemente consegnarla là nel garage dove avete appunto stipulato il contratto leasing e loro si occupano di tutto. La stessa cosa per quanto riguarda l'assicurazione, loro se ne occupano e quindi la responsabilità che noi abbiamo nel momento in cui prendiamo un'auto in leasing qual è? La responsabilità che bisogna pagarla mensilmente. Noi paghiamo circa 200 euro al mese e in questi 200 euro appunto comprende tutto questo, quindi non c'è cambio di ruote, non c'è assicurazione in più da pagare, non c'è nessun altro tipo di problema. E quindi un'altra cosa che bisogna fare attenzione ovviamente è non fare incidenti, non distruggere la macchina perché altrimenti in quel caso bisogna poi pagare una differenza. Però non è stato il nostro caso, abbiamo fatto attenzione, non abbiamo avuto problemi, ma è stata appunto un'esperienza veramente positiva. È proprio per questo che adesso abbiamo deciso di prendere un'altra macchina, questa volta con un po' più di chilometri. Ecco, un'altra cosa è che bisognerebbe cercare di, come responsabilità, che bisogna cercare di rientrare
nei chilometri stipulati nel contratto. Ci sono varie fasce di chilometri, e voi ovviamente, a seconda delle vostre necessità, a seconda di quanto volete spendere mensilmente, pagate. Noi abbiamo utilizzato la 500 come utilitaria, e la prossima macchina faremo la stessa cosa, cioè la utilizzeremo proprio per andare e ritornare da lavoro, qualche volta sì, la spesa, i punti vicini. Noi utilizziamo la macchina con il leasing. Mentre ovviamente il grande svantaggio è che sì, si possono fare anche dei viaggi lunghi, ma nel mio caso, per esempio, vivo a Lussemburgo e faccio, quando ho bisogno di fare dei viaggi con la macchina, dei viaggi lunghi, tipo immaginate da Lussemburgo fino alla Puglia, sono un bel po' di chilometri. Quante volte ci dovremmo fermare per caricarla? Un bel po'. E quindi in quel caso noi comunque abbiamo una nostra auto, quella la utilizziamo solo e esclusivamente per i viaggi, quindi per i lunghissimi percorsi. Il resto devo dire che è stata un'ottima esperienza, è per questo che abbiamo deciso di prenderne un'altra, che alla fine del video vi mostrerò. Non è più la 500, sinceramente la 500 mi sono trovata molto bene, ma con quest'altro tipo di modello, che è un Opel, abbiamo la possibilità di pagare un pochettino in meno, ma nello stesso tempo ci sono anche più chilometri da fare mensilmente. E prima avevamo un contratto di 2 anni, questa volta invece il contratto è di 3 anni, quindi per 3 anni noi pagheremo questo leasing e noi soffriremo, e poi che cosa succederà tra 3 anni non lo sappiamo. Penso che continueremo, perché comunque è stata appunto un'esperienza positiva. Fatemi sapere se voi avete già avuto questo tipo di esperienza. So anche che in Italia la macchina elettrica ancora non è ben vista, ci sono molti dubbi, ma pensate per esempio all'inquinamento, pensate al costo proprio della macchina elettrica, che costa molto ma molto meno, anziché caricarla appunto elettricamente, anziché pagare la benzina o il diesel, insomma a seconda del tipo di macchina. Fatemi sapere la vostra esperienza, ma adesso, prima di salutarvi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e vi faccio vedere la nuova macchina che abbiamo comprato, che è completamente diversa. La prima l'ho scelta io, anche il colore. Questa volta invece è stato mio marito. Andiamo? Ecco questa bella Opel Corsa, è veramente il colore che ha scelto mio marito, è uno dei suoi colori preferiti. Io sinceramente la trovo sportiva e l'ho iniziato ovviamente a guidare. Trovo veramente che sia una macchina piacevole da guidare, mi piace veramente tanto tanto tanto. E adesso ho aperto la porta perché vi voglio far vedere anche l'interno. Queste sono le ruote, e ho aperto lo sportello così voi potete vedere com'è anche l'interno. Ve la faccio vedere all'interno, è comodissima. Ecco qui, elettrica, silenziosissima. Ha anche la funzione che aspettate che mi avvicino un pochettino meglio. Ecco qui, P parcheggio, R retro, quindi per andare indietro, e poi vabbè N drive. La funzione B è la funzione automatica, quindi frena nel caso in cui si sta andando fuori corsa, ci avvisa. Io per sicurezza quando guido la uso spesso. Questo è il freno
a mano. Va bene, io esco. Ecco qui, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e volevo ricordarvi che questa settimana uscirà anche un altro video su Black Friday. Penso proprio che domani potrete già vedere, sempre alle 17:45, un nuovo video su Black Friday. Like!